Sono Cristian Costardi, chef del ristorante Cristian Emanuele di Vercelli. Io sono Manuel Costardi, pasticcere o cuoco dolce del ristorante Cristian Emanuele di Vercelli. Noi ci troviamo a Vercelli, Vercelli è la patria del riso e il nostro cibo è molto contestualizzato nel territorio che ci circonda. Per noi è importantissimo che all'interno dei nostri piatti ci sia il nostro territorio e per noi è importantissimo non dimenticarci mai del territorio che ci circonda, quindi diciamo che il territorio è all'interno dei nostri piatti come all'esterno. Abbiamo la fortuna di lavorare in una cucina tutta piena di finestre, dove vediamo fuori, mentre lavoriamo vediamo fuori la nostra cucina e così non ci dimentichiamo mai del nostro territorio. Per noi l'innovazione non è nient'altro che la capacità di prendere qualche cosa dal passato e portarlo nel futuro. Quindi in realtà in Italia soprattutto e al nord dell'Italia, ma soprattutto in Piemonte, è impossibile pensare di fare innovazione non ricordando la grande tradizione che ci appartiene e soprattutto è importante non perdere il bagaglio di sapori e di cultura che ci è stato consegnato, quindi è importantissimo ricordare la tradizione. Quindi per noi abbiamo un rapporto quasi paritario tra tradizione e innovazione, non esiste innovazione se non conosci la tradizione. Non potrai mai essere un grande cuoco contemporaneo, un grande chef contemporaneo se non ti ricordi il passato, tu non ti puoi dimenticare mai del passato, hai bisogno del passato per andare avanti. Quando andiamo in giro per il mondo per lavoro o anche solo per divertimento, per vacanza, per noi è fondamentale assaggiare quello che troviamo nei posti dove andiamo e riuscire a portarlo con noi, quindi il ricordo di una vacanza diventa un ingrediente di un piatto, il ricordo del lavoro in Cile ti fa sì che nasca un piatto nuovo, così come l'Australia, quindi è importantissimo guardare il mondo con gli occhi aperti e assaggiare tutto quello che ti viene proposto, soprattutto quando vai in territori diversi. La parte più bella del nostro lavoro è andare in giro per il mondo e lavorare e ogni giorno impari il nostro lavoro, ogni giorno tu conosci una cosa che non sapevi e poi la prendi per te, la porti a casa e la metti nella tua cucina, nei tuoi piatti, una specie che può essere del Cile o un'altra cosa che può essere dell'Australia e le metti nei tuoi piatti a Vercelli. La memoria è per noi fondamentale. Il nostro ristorante è all'interno dell'hotel che è stato costruito dai nostri nonni nel 1967, quindi la memoria è fondamentale, il ricordo del passato, i sapori di quando eravamo bambini sono importantissimi. Quando abbiamo pensato di fare il riso al pomodoro siamo proprio partiti dal ricordo del riso al pomodoro dell'asilo. Non sempre un ricordo evoca qualcosa di positivo, a volte è negativo, però è importante riuscire a cambiare la tendenza e a rendere qualche cosa che al passato era negativo, renderlo eccezionale al presente. È quello che abbiamo fatto con il riso al pomodoro. I ricordi sono la parte più bella e grazie ai ricordi mi ricordo mia nonna che oggi non c'è più, la sua pesca o il suo pollo alla cacciatora col pomodoro o comunque come lei ritirava la verdura. Oggi ancora noi ritiriamo la verdura come la ritirava lei e anche questo è un ricordo di cucina perché è importantissimo anche questo, conservare la verdura come la conservava lei ancora oggi è una cosa fondamentale per noi. Per noi il riso è stato il punto di partenza ed è la nostra strada. Il riso è uno degli ingredienti più antichi che abbiamo a disposizione. In tutti i libri di cucina che uno può leggere solitamente c'è scritto che per fare un risotto bisogna partire da un soffritto con una parte grassa che può essere burro, olio, cipolla, tostare il riso e bagnare con il vino bianco. Questa è la dottrina del riso. Però in realtà questo nasce dalla storia, nel senso una volta il riso per poter essere trasportato veniva messo nei sacchi di juta, il riso è una spugna che assorbe i profumi e quindi l'unico modo per rendere il riso commestibile era condirlo molto e quindi il soffritto toglieva un pochettino del sapore di juta che il riso aveva, il vino bianco con l'acidità lo
lo copriva completamente e quindi si poteva mangiare il riso. Oggi per fare un riso invece abbiamo tolto completamente la parte grassa dal soffritto, quindi facciamo tostature a secco, non bagniamo più con il vino bianco perché non ci interessa, usiamo un brodo vegetale, quindi noi abbiamo cercato di andare a enfatizzare ulteriormente il sapore del riso che utilizziamo. Noi diciamo sempre che abbiamo messo un chicco di riso nella terra e da chicco di riso sono nati i costardi Bros. Quindi per noi il riso è il re della nostra tavola.